Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e un nuovo video della serie OpenHub in pillole. Vediamo la creazione di una sitemap, l'inserimento di un paio di oggetti a titolo di esempio e poi iniziamo a introdurre i concetti di sitemap dinamica partendo dal concetto principale di visibilità dinamica. Eccoci sulla schermata PC, siamo sulla documentazione ufficiale di OpenHub, sulla pagina delle sitemap che abbiamo già visto nel video precedente, e in questo video andiamo ad approfondire dei concetti un pochino più avanzati rispetto a quanto abbiamo visto appunto nel video precedente, utilizzando degli esempi proprio per approfondire questi concetti. Quindi qui nella documentazione, oltre a quello che abbiamo visto nel video scorso, quindi i concetti generali di che cos'è una sitemap e come si possono creare degli oggetti standard, abbiamo visto che esistono tante tipologie di oggetti in base al tipo di interfaccia grafica che vogliamo creare, e poi al fondo abbiamo visto che c'erano dei concetti un pochino più avanzati che sono il mapping, le sitemap dinamiche per gestire la visibilità, i colori delle etichette, dei valori e delle icone e poi anche le icone dinamiche. In questo video quindi cerchiamo di approfondire un pochino più nel dettaglio questi concetti, però facendo degli esempi concreti. Iniziamo quindi a creare la nostra prima sitemap utilizzando la configurazione tramite file di testo. Tutte le operazioni che facciamo adesso su file di testo possono essere fatte tramite interfaccia grafica. Alla fine il codice generato è lo stesso, solo che in un caso si è guidati dalla configurazione anche se alcune cose non si possono fare, mentre nell'altro caso si è più liberi di fare tutto, però ovviamente bisogna ricordarsi la sintassi. Quindi passiamo sull'ambiente di sviluppo, andiamo nella cartella sitemaps e creiamo la nostra sitemap. Quindi dobbiamo creare un file con un certo nome e con estensione .sitemap. Quindi creiamo prima sitemap.sitemap. Torniamo sulla documentazione, andiamo a vedere ad esempio il primo esempio completo che ci viene dato. La prima riga è obbligatoria per tutte le sitemap, in cui si definisce proprio che il file contiene una sitemap. Dobbiamo dare il nome della sitemap che deve corrispondere al nome del file e poi la nostra label che è il titolo della sitemap. Quindi posso chiamare la mia prima sitemap. Apriamo la graffa, la chiudiamo e tutti gli oggetti che vogliamo inserire all'interno della nostra sitemap devono essere inseriti tra la graffa aperta e la graffa chiusa. Quindi iniziamo con un oggetto semplice. Andiamo sulla documentazione e prendiamo un oggetto di tipo text. Ci copiamo la documentazione, la incolliamo qui all'interno della nostra sitemap. Per comodità faccio un po' di spazi. Quindi il primo parametro che ci viene chiesto è l'item name. L'item name, andiamo su OpenHub e ci cerchiamo un item all'interno del nostro ambiente, magari di temperatura. Possiamo prendere la temperatura esterna, che è questo valore qua. Mi copio il nome dell'item e lo vado a inserire all'interno del parametro item. Devo togliere le quadre sono solo un'indicazione che il parametro non è obbligatorio. Poi definiamo la nostra label, quindi temperatura esterno. Definiamo la nostra icona. Adesso andiamo a vedere dove andare a pescare le icone e in teoria possiamo definire anche una static icon. Adesso vediamo che differenza c'è tra icon e static icon. Icon e static icon sono due parametri che non possono essere usati contemporaneamente, sono praticamente esclusivi. Static icon vuol dire che io devo indicare un'icona per questo mio oggetto che non cambia in funzione dello stato, mentre in icon posso indicare un'icona che potrebbe cambiare in funzione dello stato del mio item. Approfondiremo poi questo concetto quando parleremo delle icone dinamiche. Quindi noi adesso per la temperatura possiamo usare un'icona che può variare in funzione del valore dell'item, e per andare a scegliere le icone dobbiamo andare sulla documentazione di OpenHub, andare sulla voce di menu icons che io apro in un'altra scheda,
in modo tale che possiamo vedere tutte le icone disponibili di default su OpenHub. Per le icone c'è tutto un mondo a parte, perché se ne possono scegliere anche di altri insiemi oppure creare le proprie icone. Magari questo poi lo approfondiremo in un video dedicato. Per adesso cerchiamoci un'icona di temperatura, ci copiamo il nome e lo andiamo a scrivere nella nostra icona. Ok, giusto per vedere che stiamo facendo le cose giuste, salviamo e andiamo a vedere sull'interfaccia di OpenHub se questa sitemap riusciamo a vederla. Quindi torniamo sulla nostra home page di OpenHub, apriamo il menu laterale qui a destra e apriamo la Basic UI. Quindi abbiamo la mia sitemap ufficiale e la nostra sitemap che stiamo creando adesso, quindi clicchiamo su questa e vedete che tutto funziona perché appare il titolo della sitemap, il nostro oggetto con la label, l'icona e il valore, e quindi siamo a posto. Se io adesso faccio delle modifiche in tempo reale, quindi mi posiziono in questo modo, in modo tale che riusciamo a vedere sia la sitemap che il codice, e cambio la label, nel momento in cui salvo, in automatico la sitemap si riaggiorna. Normalmente la sitemap, come avevo detto nel video precedente, viene utilizzata all'interno dei dispositivi mobile, quindi potremmo mettere l'emulazione mobile utilizzando gli strumenti di sviluppo del browser. Ok, siamo in iPhone ed eccoci qua. Quindi questa è un pochino più una vista tipo telefono, che è l'utilizzo principale della sitemap. A questo punto posso duplicare questo oggetto, gli rimetto a posto il nome, per mettere anche un altro valore in questo caso potremmo mettere un valore di misurazione di corrente, di consumi. Consumo piano terra. Vado a cercarmi l'item, lo scrivo qui e come icona mettiamo energy. Salvo ed ecco che è apparso il secondo oggetto con la sua icona e il suo valore. A questo punto usiamo questi due oggetti per effettuare delle personalizzazioni un pochino più avanzate. Quindi torniamo sulla documentazione delle sitemap e iniziamo a vedere la sezione sitemap dinamica. Quindi abbiamo dei concetti che ci permettono di rendere dinamica la nostra sitemap. Quindi il concetto di visibilità. Possiamo rendere visibile o invisibile un oggetto nella sitemap in funzione di alcune condizioni. La sintassi è questa, che io copio e incollo qui all'interno. Quindi il parametro visibility vuole una condizione che è nome dell'item, operatore e value. Quindi possiamo dire che, ad esempio, questo valore di consumo lo voglio vedere solo se stesso, ad esempio, è superiore ai 100 watt, perché se è inferiore ai 100 watt in teoria non mi interessa perché lo considero un consumo nullo. Quindi mi copio l'item name, operatore maggiore, value 100. Torniamo sulla mia sitemap, adesso vale 203, salvo, non dovrebbe cambiare nulla, infatti. Adesso mettiamo che vogliamo vederlo solo se è superiore, potremmo mettere 205, salvo, vedete che è sparito, mettiamo 200 ed ecco che è riapparso. Quindi con questo semplice criterio noi possiamo tranquillamente rendere visibile o invisibile un oggetto nella sitemap in maniera dinamica. Insieme a questa condizione possono esserci anche altre condizioni che possono essere separate dalla virgola per gestire un OR, quindi o una o l'altra condizione è vera, allora mi rende visibile l'oggetto, oppure al posto della virgola si può mettere l'AND, che permette di far sì che l'oggetto sia visibile solo se entrambe le condizioni sono verificate. Quindi io potrei dire che il consumo piano terra lo faccio vedere solo se è maggiore di 200 e magari il consumo del primo piano è maggiore di 100.
ovviamente non ha molto senso, però voglio dire, posso creare delle condizioni un pochino più complesse. Bene, per questo video possiamo fermarci qui. Abbiamo visto la creazione di una sitemap e l'inserimento di alcuni oggetti al suo interno e abbiamo introdotto i concetti di sitemap dinamica partendo da quello principale di visibilità. Quindi siamo riusciti tramite delle espressioni che si basano sullo stato del nostro sistema a decidere se un oggetto deve essere visibile o invisibile nella mia sitemap. Nei prossimi video approfondiremo gli altri concetti di sitemap dinamica, che sono la gestione dei colori, delle label, dei valori e delle icone, il mapping dei valori e le icone dinamiche. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo di questo video. Per chi vorrà, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!